Perdite di esercizio in società di capitali. Cosa prevede il Codice Civile? E il Decreto Milleproroghe del 2022 come può far coesistere i concetti di realizzo di perdite di esercizio, rinvio dei termini per la loro copertura e sospensione dell'obbligo di messa in liquidazione con il principio di continuità aziendale? Ne parliamo in questo video. Il Codice Civile, all'articolo 2481 bis, prevede che quando in una società di capitali si realizzi una perdita di oltre un terzo del capitale sociale, quindi che prosciugate completamente le riserve esistenti intacchi ulteriormente per oltre un terzo il capitale, sia obbligo degli amministratori convocare senza indugio l'assemblea dei soci per adottare gli opportuni provvedimenti. Va anzitutto chiarito che la previsione normativa appena citata sottintende l'adozione di sistemi di controllo di gestione da parte della società, tra cui per la parte amministrativo-contabile il monitoraggio continuo della situazione economico-patrimoniale, mediante la redazione sistematica di bilanci infrannuali. Per constatare infatti se si verifichi anche in corso d'anno una perdita tale da superare l'importo delle eventuali riserve, siano essi legali che volontarie, ed intaccare il capitale sociale, necessita che l'impresa adotti delle procedure di monitoraggio periodico, preferibilmente a cadenza mensile, dell'andamento economico-patrimoniale. Ciò consentirà agli amministratori di comprendere per tempo quale sia la parabola dell'andamento aziendale, stante che in rari casi accade che la situazione precipiti da un mese all'altro. Avranno quindi il tempo per comprendere quali eventuali azioni intraprendere per contrastare le maggiori perdite in addivenire e di informare con adeguato anticipo i soci di un'eventuale necessità di intervento per scongiurare lo stato di crisi dell'impresa. Infatti la seconda parte della norma indica quali siano gli opportuni provvedimenti giuridici da adottare con assemblea dei soci. Necessita ulteriormente distinguere la tipologia di intervento a seconda che si verifichino due ulteriori fattispecie, ovvero se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduca, ma questo non si attesti al di sotto del minimo legale, o se la perdita di oltre un terzo del capitale lo intacchi in modo che questo si attesti al di sotto del minimo legale previsto per il tipo di società, che ricordo attualmente per la SPAE di 50.000 euro, per le SRL ordinarie è di 10.000 euro e per le SRL semplificate di soltanto 1 euro. Nel primo caso, quando cioè la perdita consuma tutte le riserve e intacca il capitale riducendolo di oltre un terzo ma non lo riduce al di sotto del minimo legale, nessuna particolare azione si renderà obbligatoria per l'organo amministrativo, che potrà indifferentemente proporre all'Assemblea la copertura della perdita o il suo riporto a nuovo. Tuttavia, in questo caso, qualora entro il termine dell'esercizio successivo la perdita non si sia ridotta a meno di un terzo del capitale, ad esempio per il realizzo di utili, dovrà essere convocata l'assemblea per la riduzione del capitale sociale, almeno in misura tale da coprire le perdite accertate, pur rimanendo sopra il minimo legale. È certo che nel periodo intercorrente tra la rilevazione della perdita oltre il terzo del capitale, ma di entità tale da non ridurlo al di sotto del minimo, e il termine del periodo successivo, sia assolutamente opportuno serrare i controlli periodici sull'andamento economico, per evitare che la perdita aumenti, erodendo il capitale sociale di oltre un terzo, quindi portandolo al di sotto del minimo legale, facendo quindi scattare tutti gli obblighi successivi che vediamo adesso. Infatti, nel secondo caso, ovvero quando la perdita superi il terzo del capitale, come nel caso precedente, ma in questo caso si eroda scendendo al di sotto del minimo legale, gli amministratori sono obbligati a convocare anche qui senza indugio l'assemblea dei soci perché prenda uno dei 3 provvedimenti possibili previsti dalla legge. Il primo è la riduzione del capitale a copertura totale delle perdite accertate e il suo contemporaneo riaumento fino ad un importo pari o superiore al minimo legale. E questo consentirà di mantenere lo stesso tipo di società. Seconda possibilità,
La trasformazione della società in altro tipo di società di capitali, SRL o SRL semplificata, sempre previa riduzione del capitale a copertura delle perdite e sua ricostituzione per un importo che soddisfi il minimo legale per la tipologia di società, che in questo caso sarà comunque minore rispetto ai 50.000 della SPA. Oppure trasformazione in una società di persone, caso che non necessita di alcuna azione obbligatoria di copertura delle perdite, essendo ora i soci stessi a rispondere in proprio con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. Qua tralasciamo i risvolti relativi al danno d'immagine verso i terzi finanziatori che comporta eventualmente una trasformazione di una società di capitali in una società di persone. E poi vi è una terza, ultima possibilità concessa, cioè lo scioglimento e messa in liquidazione della società. Tutto questo è disposto dall'articolo 2482 ter del Codice Civile. Mi rimane da precisare che qualora si verificasse una perdita inferiore ad un terzo del capitale sociale, nessun particolare obbligo è previsto in capo agli amministratori, i quali potranno legittimamente proporre all'Assemblea il riporto a nuovo della perdita. Fatta salva sempre l'opportuna attività di monitoraggio del risultato di esercizio in corso d'anno, per verificare se un eventuale incremento della perdita, di quella perdita riportata, riducesse il capitale al di sotto del minimo, facendo scattare poi tutti gli obblighi di immediata convocazione dell'Assemblea di cui abbiamo appunto appena trattato. Sull'impianto normativo civilistico descritto si innesta ora il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2022, che prevede per le perdite maturate nel corso dell'esercizio 2021 la possibilità di copertura entro i termini di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre del 2026 e prevede la sospensione della causa di scioglimento e di messa in liquidazione in caso di perdita che riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Analogamente a quanto previsto dal Decreto Legge 23 del 2020 per quanto riguarda le perdite realizzate nell'esercizio 2020. Una interpretazione superficiale ma tuttavia diffusa della norma porterebbe a pensare che per le società di capitali le perdite 2020 e 2021 possano maturare ed accumulare ad libitum, cioè a volontà, senza limite né preoccupazione alcuna. Invero, pur non essendovi ancora sentenze al riguardo, si ritiene necessiti coordinare il contenuto della norma agevolativa relativa al differimento della copertura delle perdite con il concetto di continuità aziendale, definita come presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, che come vedremo è stimato in 12 mesi. Principio, quello della sussistenza della continuità aziendale, che non è stato oggetto di alcuna deroga da parte del legislatore. Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, che lo applica in tema di valutazione delle voci di bilancio. Dalle norme relative ai principi contabili nazionali dettati dall'organismo italiano di contabilità con i documenti interpretativi 8, che definisce tra l'altro in un anno quel periodo prevedibile futuro di stima della continuità aziendale, e 29, paragrafo 59, lettera C, e dai principi contabili internazionali contenuti nello IAS 1, paragrafo 25. Non per ultimo, il principio di continuità aziendale è richiamato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022. Istituto giuridico interamente concepito nell'ottica della continuità aziendale, che punta a sanare uno stato di crisi aziendale in formazione, prevenendolo attraverso l'adozione di strumenti che da un lato fanno emergere tempestivamente la situazione di crisi e dall'altro favoriscono degli interventi di ristrutturazione che la possano risolvere. In particolare, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza impone all'imprenditore di monitorare costantemente la propria posizione economico-patrimoniale, in modo tale che al modificarsi negativamente di determinati parametri di allerta riconosca egli stesso l'approssimarsi
di una situazione critica e al loro supero sia ancora lo stesso imprenditore a riconoscere la fuoriuscita della sua impresa dall'area di comfort e l'ingresso in un'area di crisi. Per il tramite del monitoraggio continuo, infatti, l'imprenditore che rientri nei parametri della crisi potrà accedere con l'applicazione di norme premiali agli strumenti messi a disposizione dalla norma per affrontarla e risolverla prima che questa si trasformi in insolvenza conclamata, con l'apertura quindi di un procedimento di liquidazione giudiziale, cioè il vecchio fallimento. Dall'esame delle norme coordinate a me appare chiaro che il quadro normativo di emergenza adottato dal legislatore, se da un lato sospende gli obblighi di intervento sul capitale in presenza di perdite, dall'altro mantiene l'obbligo in capo all'impresa di garantire la continuità della propria attività, senza quindi arrecare un danno sociale, economico e finanziario alla comunità. In conclusione, è convinzione del sottoscritto che il legislatore di fatto abbia consentito la sospensione degli obblighi di copertura immediata delle perdite, bilanciando la limitazione del rischio dei terzi mediante il mantenimento di queste procedure interne di sicurezza, quali il controllo di gestione e il monitoraggio dello stato di crisi, i cui presupposti ed esiti sono tutto sommato, nel concreto, più efficaci e più vincolanti rispetto alla norma sospesa. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Se il video vi è piaciuto vi invito a cliccare sul pollice in su e ad iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi numeri della rubrica Piccolo Spazio Fiscalità. Grazie.